Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Per il progetto che avete visto nelle foto in anteprima ho scelto il Baby Cake Print della Tessiland di colore carta da zucchero. Sono gomitoli da 50 grammi per 150 metri di lunghezza ed è composto dal 60% lana e 40% acrilico. Uncinetto di lavorazione è il 4,5. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, entriamo l'uncinetto nella prima catenella e ci chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima, così. Quindi si è formato, vedete, questo cerchietto. Qui ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel cerchietto, vedete qui, ecco qui, e vado a fare una maglia alta. Due catenelle, 1 e 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto, altre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nello stesso spazio e vado a fare un altro gruppetto, maglia alta, maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Per tutto il nostro lavoro l'inizio e la fine del nostro lavoro sarà sempre uguale. Partiamo con il secondo giro, voltiamo il nostro lavoro senza fare catenelle, entriamo nel primo spazietto delle 2 catenelle e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Qui ci alziamo con 3 catenelle, rientriamo di nuovo nello stesso punto, maglia alta, quindi andiamo a fare l'inizio di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, qui andiamo a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passiamo nello spazietto della catenella, quindi tra un gruppetto e l'altro abbiamo fatto la catenella, quindi entriamo nello spazietto della catenella e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, filo sull'uncinetto, passo qui alla fine, quindi vado a fare il gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E abbiamo terminato anche il secondo giro. Passiamo al terzo giro, quindi volto il mio lavoro, entro nello spazietto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, andiamo a fare il primo gruppetto, una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e maglia alta, una catenella, passo nella catenella, nello spazietto della catenella della prima catenella e vado a fare un gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi nello spazietto della catenella andiamo a fare 3 maglie alte, mentre sopra le 3 maglie alte andiamo a fare una catenella. È semplicissimo questo lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto della catenella, un gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, filo sull'uncinetto, passo qui nelle 2 catenelle, vado a fare il gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ecco qui,
quindi è un lavoro veramente veramente semplicissimo. Passiamo al quarto giro, voltiamo il lavoro, entro nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. La prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle. Qui vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto della catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi qui ci sono le maglie alte, vado a fare la catenella. Qui c'è la catenella, vado a fare le 3 maglie alte. Qui ci sono le 3 maglie alte, quindi sopra le 3 maglie alte vado a fare la catenella. Nello spazietto della catenella vado a fare le 3 maglie alte. Una catenella prima di chiudere il giro e qui nello spazietto delle 2 catenelle vado a fare il gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Giro il mio lavoro, entro nelle 2 catenelle e vado a fare il gruppetto. Vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto della catenella e vado a fare il gruppetto di 3 maglie alte, 2 e 3. Qui abbiamo le 3 maglie alte, sopra le 3 maglie alte vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto della catenella e vado a fare gruppetto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, salto le 3 maglie alte, entro nello spazietto della catenella e vado a fare le 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, una catenella, spazietto della catenella, 3 maglie alte. Prima di terminare appunto di fare il gruppetto andiamo a fare sempre una catenella all'inizio e alla fine naturalmente e poi andiamo a fare il gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E questo è tutto il lavoro appunto che noi dobbiamo fare. Vedete che allargando, quindi qui noi andiamo a fare l'aumento, appunto l'inizio di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi non ci scordiamo di fare subito dopo la catenella, perché questo sarebbe l'aumento. Quindi qui andiamo a fare l'aumento, ok? All'inizio e alla fine andiamo a fare 2 aumenti ogni volta. Quindi se siamo partiti con un gruppetto di 3 maglie alte, nel giro successivo abbiamo fatto 2 gruppetti, nel giro successivo ancora 3 gruppetti e così via fino a che non raggiungiamo la larghezza desiderata. Quindi questo è tutto il lavoro. Andando avanti con i giri, quindi ho raggiunto la mia altezza, la mia larghezza del mio scialle. A questo punto io ho deciso di mettere delle nappine, quindi io vi faccio vedere appunto una nappina e poi se a voi piace li potete mettere le nappine alle 3 punte, quindi 1, 2 e la punta appunto qua. Quindi andiamo a fare una nappina. Allora prendiamo il filo, io lo tengo così con un dito e vado a girare, vedete, non troppo stretto, appunto morbido deve essere, quindi lo andiamo a girare per un paio di volte, appunto un po' di volte, quindi noi siamo a 3, 4, 5,
Allora, arrivati a un bel po' di giri, andiamo a tagliare un po' di filo così. Quindi vado a tagliare il filo, prendo l'ago, qui in alto, vedete qui, vado ad entrare con l'ago. Poi vado a prendere la nappina, la vado a prendere così, vedete, entro di qua, esco proprio, vedete, entro l'ago di qua, lo faccio uscire da questa parte così, poi stringo e vado a girare il mio, vedete, il mio filo così. E lo vado a stringere e a chiudere appunto il filo. Io la metto alla punta qui, solamente alla punta, quindi entro qui, vado a fare un nodino così, e poi vado a riempire l'ago con 2 fili. E vado a cucire la mia nappina, quindi entro qui in cima, e la nostra nappina è messa, vedete, è semplicissimo da fare, magari la lasciamo un pochettino così pendente. Io ne metterò una sola qui appunto alla punta, mentre nei lati preferisco non metterla, solamente alla punta. Per quanto riguarda la misura, come larghezza il mio scialle è 1,60 m e come altezza è 65 cm. Prima di chiudere vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi tutorial. Il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.